Partiamo o non partiamo? Questo è stato fino all'ultimo il nostro quesito per questa strana estate 2020. Eh sì, perché come tanti ci siamo trovati a combattere con, da una parte, la tanta voglia di tornare a viaggiare in lungo ed in largo dopo mesi di smart working e dall'altra il pensiero di quanto fosse poi effettivamente giusto quest'anno viaggiare. La decisione finale arrivò mediando le due amletiche questioni ed optammo per un viaggio contenuto, possibilmente il più lontano dalle folle, abbandonando l'idea, almeno per quest'anno, di continuare l'esplorazione del Nord Europa. Ma prima di svelarvi per intero l'itinerario, vi diciamo che la meta prescelta fu la Slovenia. Ma come arrivarci? Con 5 ore di autostrada? No, è così, che gusto ci sarebbe? Non sarebbe da noi. Arriviamoci allora attraversando tutte le Alpi. Ecco sì, questa ci parve subito la soluzione migliore. Finalmente potremo ammirare gran parte delle nostre meravigliose Alpi che ancora mai abbiamo visto prima. Il risveglio di oggi è per noi il primo tra le maestose Dolomiti. La fortuna avuta la sera prima nel trovare una stanza libera in un hotel che, tra l'altro, è gestito da un motociclista ed offre servizi dedicati a noi bikers, l'abbiamo ancora più apprezzata durante la notte, quando, a causa di forti temporali, è addirittura saltata la corrente nella zona. In tenda sarebbe stato alquanto sconfortevole. Per la pioggia, non per la corrente. Riprendiamo la marcia ripassando al volo davanti al lago di Carezza, che ritroviamo sommerso da turisti praticamente quasi assenti la sera prima, durante il nostro passaggio. Impressionanti gli evidenti segni lasciati dalla tempesta Vaia del 2018, che rasa al suolo intere foreste, danneggiando vastissime aree. Ci vorranno decenni per poter rivedere nuovamente i fitti boschi che contraddistinguevano fino ad allora queste zone. Puntiamo quindi verso il passo Sella, 2210 metri sul livello del mare, attraversando anche il passo di Costalunga, che divide il gruppo montuoso del Cantinaccio da quello dell'Atemar. Queste zone sono curatissime e lungo la strada si apprezzano abitazioni ed alberghi in stile tirolese, decorati con enormi quantità di fiori. La zona si percepisce al sol passaggio essere molto turistica, ma conserva comunque il suo caratteristico fascino. Durante la salita verso il Sella ci imbattiamo nelle incredibili scenografie naturali offerte dalle torri del Sella e dal gruppo del Sassolungo, bellissime vette dolomitiche. Abbiamo giusto il tempo di ammirare le cime frastagliate del gruppo del Sassolungo, prima che spariscano avvolte dalle nuvole. Ci dirigiamo ora verso il passo del Gardena, 2121 metri sul livello del mare, che è immediatamente successivo al Sella e che regala altrettanti impressionanti panorami dolomitici tra il gruppo del Sella ed il gruppo del CIR. Attraversando la Val Badia rimaniamo nuovamente impressionati dalla devastazione ancora ampiamente visibile lasciata dalla tempesta Vaia nell'autunno del 2018, con centinaia e centinaia di alberi abbattuti ed ancora non rimossi. Giungendo a Brunico, scorgiamo il suo bel castello risalente al XIII secolo e proseguiamo verso il lago di Braies che raggiungiamo verso le 14, scoprendo però che il tratto finale di strada che vi conduce è chiuso ai mezzi dei non residenti fino alle ore 15, per moderare l'afflusso di turisti in estate. E, puntuale come sempre, comincia a piovere. Pioggia che non ci lascia tranquilli nemmeno durante la sosta al lago. Il lago di Braies è situato nell'omonima valle ed è divenuto famoso e molto affollato negli ultimi anni grazie alla fiction televisiva Un passo dal cielo con Terence Hill, ambientata proprio qui. Questo specchio d'acqua regala un bellissimo scorcio di panorama tra le Dolomiti, grazie anche alle sue acque verde smeraldo. Sì, ma quando c'è il sole.
Lasciato il lago dopo aver pagato un po' troppo per il parcheggio della moto, ci dirigiamo verso Lienz e, una volta attraversata, iniziamo la salita verso la strada per il Grosslochner, la montagna più alta d'Austria, con i suoi 3798 metri sul livello del mare. Purtroppo il tempo non è dei migliori, ma perlomeno essendo anche ormai sera, il lato positivo è che anche qui ci arriviamo praticamente da soli. Per arrivare al National Park Platz, che affaccia sul ghiacciaio, bisogna percorrere una strada privata, purtroppo a pagamento. Si giunge infatti in prossimità di un vero e proprio casello al quale lasciamo la bellezza di 20 euro per poter entrare e proseguire poi ancora circa 12 km fino al ghiacciaio. Sarebbero stati addirittura 27 euro fossimo entrati prima delle 18. Io ho la fortuna di esserci già stato da bambino insieme alla mia famiglia, oltre 30 anni fa, e di aver camminato sulla lingua del ghiacciaio al quale si accedeva direttamente grazie alla funicolare tuttora operativa. La cosa impressionante però è il tornarci oggi e constatare che la funicolare, che un tempo ti portava direttamente sulla lingua del ghiacciaio, ora ti faccia scendere tra le rocce perché ormai il ghiacciaio si è ritirato talmente tanto dall'essere lontanissimo dalla discesa della vettura. In luoghi come questo, osservare così chiaramente gli effetti del cambiamento climatico fa davvero pensare. Ritorniamo quindi verso valle, che è ormai ora di cena, e ci dirigiamo verso l'hotel che abbiamo prenotato qualche ora prima. Incappiamo in un vero e proprio nubifragio che ci fa arrivare in stanza letteralmente zuppi d'acqua, allagando anche la hall dell'hotel. Vista l'ora ormai tarda, ci prepariamo cena direttamente in camera grazie al fornelletto da campeggio, per poi piombare in un sonno profondo. Durante la cena scambiamo anche qualche messaggio con una coppia di amici, Marco e Tiziana, che ci scrivono che anche loro sono passati proprio dal Grosslochner giusto qualche ora prima di noi. Non ci siamo incrociati per un soffio! Ma controlla dalla finestra, perché mi sa che ci stanno seguendo. Passata una notte al caldo, l'indomani mattina ci prepariamo una buona colazione. Siamo ormai verso la Slovenia, ma non ci facciamo mancare il latte della Valtellina. Abbiamo i bauletti pieni. Risate miste a spavento quando ad un tratto sento un gran tonfo provenire dal bagno. La vasca anni 70 del bagno in camera mi ha tradita. Mi sono infatti esibita durante la doccia in un doppio carpiato con atterraggio su un fianco. Gran botta, ve lo posso assicurare, e per fortuna solo parecchie risate. Tu forse, io un po' meno. Ci rimettiamo in marcia con direzione Klagenfurt. Deviamo però ad un tratto in direzione Tarvisio, nota località sciistica incastrata tra i confini austriaci e sloveni. Prima di lasciare l'Austria e ritornare brevemente in Italia, veniamo attratti da una stradina sterrata tra i boschi austriaci e ne percorriamo un tratto per immergerci in questa bellissima macchia verde. Vabbè, fermiamoci qua, va? Mica dobbiamo andare a cercare gli orsi. Oltrepassata la cittadina di Tarvisio, ci imbattiamo poco dopo nelle cave del Predil, che danno anche il nome al borgo sottostante, per l'appunto Cave del Predil. Questa frazione, sottostante le cave, deve la sua esistenza proprio alla miniera di piombo e zinco. Era infatti principalmente abitata da chi ci lavorava. Proseguiamo fino all'incantevole lago del Predil, dove sostiamo per prepararci uno di quei nostri esili panini. Il verde smeraldo delle sue acque circonda anche un piccolo isolotto che conferisce ancora maggior fascino a questo lago montano, situato ancora nel territorio di Tarvisio. Poco più avanti oltrepassiamo il passo del Predil, nelle Alpi Giulie, a 1156 metri sul livello del mare, passo che è a cavallo del confine tra Slovenia ed Italia. Entriamo quindi finalmente in Slovenia e ci imbattiamo immediatamente in lavori in corso lungo la strada. Poco dopo, a causa di altri lavori, ci fermiamo ad un semaforo rosso che passa al verde proprio nel momento in cui spegniamo il motore.
Nel riaccenderlo velocemente, senza attendere correttamente l'avvio della strumentazione, quest'ultima decide di andare in tilt. Come lo capiamo? Semplice, dal fatto che inizia a segnare per qualche secondo una velocità di 499 km/h e, in tutta onestà, noi mai e poi mai abbiamo superato i 400 all'ora nei nostri viaggi. Benvenuti in Slovenia! Oh boia Faust, Benny, vorrà mica dirci qualcosa? Ah, mi sai neanche. Proseguiamo fino a Cluse, dove una gran folla di persone affacciate ad un ponte ci incuriosisce alquanto ed effettuiamo una sosta. Restiamo sbalorditi da un alto e stretto canyon attraversato dal fiume Korytnica e dalle sue limpide acque color verde brillante. Vi è anche un forte, il forte di Cluse, che originariamente fu eretto nel 1472 con il probabile scopo di difesa del Friuli contro i turchi. La fortezza venne poi abbattuta in periodo napoleonico per poi essere ricostruita dagli austriaci alla fine del XIX secolo. Procedendo verso il passo Würzig, si dirà così, Moistrocca in italiano, facciamo una piccola deviazione vedendo un cartello indicare un altro piccolo canyon. Dopo poche centinaia di metri giungiamo ad un piccolo ponte che passa sul fiume Socca, Isonzo in italiano. Decidiamo quindi di sostare brevemente per qualche foto e mi appresto a far manovra per parcheggiare la moto. Vuoi che scenda? No, tranquilla, è un attimo, faccio inversione lì dove c'è la sabbia, le pietre. Oh, ti giuro, non ero mai caduto. Mai, Male, qua tanto. L'importante è non essersi fatti male. Quarto sempre. Non è come sembra. Sarà, ma sei pure finito su una rivista mentre cadevi. Ma ero terzo, E comunque ho sempre avuto il sostegno e la fiducia degli amici. E speriamo che vada bene. Posizione? 39esimo. Sì. Su 40. Grandissimo! E soprattutto l'ho sempre presa con filosofia. Vabbè, in ogni caso abbiamo battezzato anche Benny. Per fortuna, grazie alle orecchie paramotore ed alle borse laterali, i danni sono praticamente inesistenti. E per fortuna anche noi rimaniamo interi. Ma sì, dai, può capitare. Devo mica ricordarti tutte le volte che hai dimenticato il bloccadisco? Vabbè, erano altre moto, dai. Dove eravamo rimasti? Ci rimettiamo in marcia e tombola! Inizia pure a piovere. Nell'indossare gli antipioggia avverto qualche dolore al torace. Mi sa che cadendo sono atterrato sulle pietre a bordo strada. Lividi assicurati! Per fortuna invece Faese non accusa alcun dolore. Arriviamo sotto la pioggia alla salita che porta al passo Würzig. 1611 metri sul livello del mare e ci prendo un colpo leggendo il cartello 49esimo tornante. Quale migliore condizione per affrontare questa strada se non sotto la pioggia, nervosi per la caduta e con qualche dolore? Fortunatamente i 49 tornanti indicati erano comprensivi di salita e discesa dal versante opposto. Ma allora è una passeggiata. E per non renderla così banale, hanno pensato bene di realizzare i tornanti del versante nord in lisci sanpietrini che con la pioggia sono una goduria. Sembra di guidare sul ghiaccio. Il passo Würzig, tradotto in sloveno piccola montagna, prende il nome dall'omonimo monte situato a est del passo. Durante la discesa scorgiamo anche la cappella russa, che però non visitiamo per via della pioggia. È una cappella di legno costruita dai prigionieri russi durante la Prima Guerra Mondiale, costretti ai lavori forzati dall'esercito dell'impero austro-ungarico. Giungiamo quindi a Kranjska Gora, località vicina alle montagne e ai laghi glaciali del Monte Triglav, Tricorno in italiano, cima più alta delle Alpi Giulie e della Slovenia, 2864 metri sul livello del mare. Imbocchiamo, come da itinerario da noi preparato, una bella stradina immersa nei boschi che ci porta a ridosso di Bled. Arriviamo alle spalle del castello posto sulla rocca che sovrasta il lago di Bled, che raggiungiamo poco dopo. Il colpo d'occhio è incantevole grazie anche all'isola di Bled, unica isola naturale della Slovenia, che ospita alcuni edifici tra cui la chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al XV secolo.
L'idea sarebbe di proseguire ancora, ma i dolori al torace sono aumentati e decidiamo pertanto di cercare una sistemazione per la notte nei pressi del lago. Troviamo piuttosto velocemente un bellissimo appartamento non troppo costoso e a pochi minuti a piedi dal lago. Sì, stasera ci è andata un po' male. Abbiamo prenotato su Booking, ma accoglienza pessima. Appartamento terribile. Niente, una schifezza proprio. Mi sa che restituiamo le chiavi. Vabbè, questo è per salvare la giornata, vista la caduta da Fermi, Infatti. rovinosa. L'accoglienza è squisita, con addirittura il garage datoci in esclusiva per la moto e 2 calici di vino prodotto dalla medesima famiglia proprietaria della casa, che abbiamo apprezzato davvero tanto. Eh sì, si vede. Sto mirando il castello di Bled. Ma si vede? Ah già, là. Sì, la posizione effettivamente. Il castello lì. Sotto il mio dito. Ma è sopra. Sistemati i bagagli, lasciamo l'appartamento per una passeggiata serale lungo il lago, che anche di notte offre uno splendido e romantico scenario. Per certi versi anche un po' tenebroso. Ci sarà mica anche qui un mostro del lago. Ma no, è solo un luccio! Rientrati in appartamento ci prepariamo la cena e dal balcone ammiriamo uno spettacolare cielo terzo, ricco di stelle e con la Via Lattea visibile. Un cielo che con lo smog di Torino ci sogniamo. Domani proseguiremo verso la capitale, Lubiana.